Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con il podcast Il Negozio dei Dischi. Ciao, io sono Goz e oggi parleremo del nuovo album di Bruno Mars, The Romantic. Sigla e ne parliamo. Il Negozio dei Dischi. Siamo ufficialmente usciti dalla bolla di Sanremo e, cari amici, ci siamo persi che qualche settimana fa è uscito The Romantic, il nuovo album di Bruno Mars che, pensate, mancava da ben 10 anni con un progetto personale. Ovviamente in questi anni Bruno Mars non è scomparso perché sappiamo molto bene tutti i successi che sono stati firmati da lui in collaborazione con altri artisti, come per esempio il duetto con Lady Gaga, Die With A Smile, oppure il singolo con Cardi B, insomma tantissimi successi che hanno segnato comunque questi anni di Bruno Mars. Bruno Mars torna con un progetto artistico abbastanza corto, perché parliamo di solo 9 canzoni di una durata di all'incirca 31 minuti. Un album che chiaramente si caratterizza per il Motown, cioè quella fusione tra R&B, pop, gospel e soul, ma attenzione perché la grande novità è il Latin, genere che esce prepotentemente da questo progetto. Mentre con 24K Magic il richiamo era più agli anni 80-90, con invece questo album The Romantic il richiamo è più agli anni 70. Ci sono delle sporcature che richiamano proprio il mondo caraibico, il mondo del Sud America, ci sono molte percussioni, ci sono i mariachi all'inizio della prima traccia che ci introduce proprio in questo viaggio dove Bruno Mars ci prende per mano e ci accompagna per 9 tracce. Penso che la parola chiave per analizzare questo album sia rivisitazione, come dicevamo prima degli anni 70, ma appunto soprattutto del mondo latin. A volte questa rivisitazione rischia quasi di diventare un'imitazione molto forte di proprio alcune canzoni, perché è innegabile che ci siano alcune canzoni di questo album che siano estremamente simili ad altre. E infatti adesso vi propongo questo giochino dove mettiamo a confronto alcune canzoni di questo album The Romantic con altri successi del passato e vi renderete conto che sono veramente molto simili l'una all'altra. Oye Como Va di Santana mi ricorda molto Something Serious. Anche la seconda traccia, Cha Cha Cha, ricorda molto The O'Jays Backstabbers. God Was Showing Off, sempre di Bruno Mars, ricorda Barbara Acklil, Am I the Same Girl? E questa situazione mi porta ad avere due chiavi di lettura che sono molto contrapposte l'una all'altra. La prima è: sicuramente in un mondo dove la musica vive principalmente dell'elettronica e comunque di strumenti riprodotti con il computer, avere un tipo di produzione musicale come questa qui di The Romantic, quindi di tornare allo strumento suonato e tutto suona molto bene e richiama il passato, mi piace tantissimo. Dall'altro, ecco, se sei un ascoltatore con una conoscenza molto precisa degli anni 70 e soprattutto del mondo latin, secondo me ascoltare questo album può un po' deluderti. Dopo aver trovato queste referenze che sono estremamente chiare, probabilmente vai un po' a rimisurare la bellezza di questo album, che sicuramente c'è ed è innegabile. Da un punto di vista dell'innovazione, secondo me è un po' un mezzo passo falso, perché è bellissimo recuperare successi del passato, mondi straordinari che hanno caratterizzato alcune zone geografiche del nostro mondo da un punto di vista musicale, ma allo stesso tempo ho trovato poi poco di originale, ecco, in tutto questo.
Per preparare le recensioni degli album che facciamo qui sul canale di volta in volta mi preparo, leggo insomma diversi articoli, cerco di creare un mio punto di vista, aiutandomi poi anche con il punto di vista dei colleghi. Chiaramente, trattandosi di un album internazionale, ho letto anche cosa pensano di questo album all'estero. Ho trovato veramente molto severo il The Guardian, il quotidiano britannico, che addirittura nella recensione di questo album dice: fareste meglio ad ascoltare le canzoni che imita. Quindi, diciamo, non è sbagliato quello che sta dicendo, però ecco, probabilmente è un po' anche esagerato, ecco, e voler passare da un polo all'altro. Voglio dire, è innegabile che ogni artista, ogni canzone parta sempre comunque da una reference di qualcos'altro, quello è innegabile. Ma la cosa che mi viene da pensare è che probabilmente poi sia rimasto un po' troppo attaccato alla versione originale da cui ha attinto per creare queste nuove canzoni. Poi sicuramente sono belle. Tra le canzoni che mi sono piaciute di più c'è sicuramente Cha Cha Cha, la traccia numero 2 dell'album, una canzone molto avvolgente, coinvolgente, che richiama ovviamente il mondo latino, il mondo della danza, e richiama molto anche alla positività. Un'altra traccia che mi è piaciuta tantissimo, che paradossalmente è quella che chiude l'album, quindi la traccia numero 9, Dance With Me. E qui troviamo tanto calore, questi suoni delle chitarre elettriche che sono proprio tipici degli anni 70, abbiamo il soul puro di quegli anni, ed è una canzone molto molto bella, e già dal primo ascolto ho detto wow, io non l'avrei messa come ultima, l'avrei fatta sentire veramente tra le prime, però capisco benissimo che sia anche quel tipo di canzone ottima poi per chiudere in realtà l'album, perché è una classica ballad. La canzone più potente dell'album però probabilmente è proprio il singolo di apertura che già conoscevamo prima della pubblicazione dell'album, I Just Might. Classica canzone di Bruno Mars dove si balla, e piace molto questo tipo di canzone e rende Bruno Mars super riconoscibile. Ed è anche la canzone più radiofonica che c'è all'interno di questo progetto, ed è comunque la canzone giusta come primo singolo, che dà un continuo proprio da un punto di vista musicale al cantante nei confronti del pubblico. Il voto che ho dato personalmente a questo album è 7,5. Probabilmente avevo più aspettative per il nuovo album di Bruno Mars, che mancava proprio da tantissimo tempo, abbiamo detto 10 anni, quindi pensavo ci potesse essere più originalità e soprattutto più canzoni, visto che appunto sono passati tanti anni. Ho avuto modo in questi giorni di confrontarmi con alcuni amici amanti di musica e soprattutto amanti di Bruno Mars, e ho sempre avuto dei pareri contrastanti riguardante questo ultimo lavoro, e quindi sono molto curioso, come sempre, di ascoltare anche il vostro parere. Scrivetemelo come sempre qui sotto nei commenti e ditemi quali sono anche le vostre tracce che vi sono piaciute di più, di meno. E vi ricordo come sempre anche che se non avete ancora effettuato l'iscrizione al canale qui su YouTube, fatelo, è l'unico modo che avete per supportarci se questi contenuti vi piacciono. Allo stesso modo, se ci state ascoltando su Spotify o su tutte le altre piattaforme digitali, continuate a farlo, so che ci sono le stelline e continuate a metterne tante. Colgo l'occasione anche per rispondere ai nostri iscritti che mi chiedono spesso perché non fai più recensioni, parlaci di più della musica, eccetera. L'ultimo periodo, come sapete, insomma, è uscito il mio nuovo EP, quindi ho avuto piacere a condividere con voi anche le mie nuove canzoni. Anzi, vi ringrazio per tutti quelli che già l'hanno ascoltato e soprattutto hanno mostrato affetto nei confronti di questo nuovo progetto che si chiama Lumen. E soprattutto la prossima puntata parleremo del nuovo album, attenzione, di Harry Styles. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie e ciao! Il negozio dei dischi.